Ma quale progetto vi proporrà quest'oggi la vostra mommy? Ma è ovvio, no? La prima borsa a crochet per questo autunno. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima borsa che ho chiamato Ginevra. Dalle linee minimali, abbastanza pulite, ha anche un non so che di chic, mi piace tanto. Poi, oltre ad essere bella, è molto funzionale, pratica, comoda e capiente. Insomma, le borse che piacciono a noi, no? Quest'oggi vi porterò, anzi vi guiderò passo passo alla sua realizzazione e alla scoperta di questo punto di lavorazione all'uncinetto spettacolare. Non ti preoccupare, è abbastanza semplice da eseguire perché ci sarò io al tuo fianco che ti guiderò passo passo, ti mostrerò tutto nei minimi particolari e dettagli come sempre. Per la borsa Ginevra ho utilizzato all'incirca 300 grammi di cordoncino per borsa da 2 mm, uncinetto di lavorazione 3,5. Qualche accessorio, il minimo ed indispensabile, come una tracolla da 70 cm a maglia piccola, ma vedrai che nel tutorial ti darò diversi consigli per personalizzare la tua borsa. Una chiusura magnetica direttamente da cucire e uno scampolo, ma questo passaggio è facoltativo. Te l'avevo detto, no? Il minimo ed indispensabile per realizzare questa meraviglia. Spero che questa bag ti piaccia, come sempre ti aspetto giù nei commenti, fammi sapere cosa ne pensi e mi raccomando, se provi a realizzarla fammelo sapere taggandomi nei tuoi contenuti social. Anzi, da qualche giorno, da qualche settimana, non saprai, io l'ho scoperto proprio da poco, è attiva una nuova funzione qui su YouTube. Anche tu hai la possibilità di postare diverse foto, quindi puoi postare i tuoi progetti direttamente qui sul nostro canale YouTube. Credo che tu debba andare sul mio profilo, quindi entrare sul mio canale, cliccare su visita community e da lì potrai postare tutte le foto che vuoi. L'importante è che siano foto di progetti realizzati grazie ai miei video tutorial. A questo punto ti riporterei direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Per questo progetto avvieremo 25 cm di catenelle, che in questo caso col cordoncino da 2 mm, l'uncinetto 3,5, la mia mano di lavorazione, corrispondono a 35 catenelle. Quindi facciamo un cappio e iniziamo a lavorare 35 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trentaquattro, 35. Giustamente facciamo un'ulteriore catenella 36 che ci serve soltanto per ritornare indietro e lavorare tutte le catenelle che abbiamo al di sotto per un totale di 35 punti. Giro la mia catenella in questo modo e vado a lavorare in ciascuna maglia dietro di ciascuna catenella. Se vuoi, se lo preferisci, puoi anche entrare prendendo la metà catenella, quindi entro nella maglia dietro, un punto basso, secondo punto basso, terzo, quarto, quinto, 6, 7, 8, 9,
34, 35esima ed ultima catenella. Sempre nell'ultimo punto, nell'ultima catenella, aggiungiamo altri 2 punti bassi per un totale di 3 con l'ultimo fatto. 1 e 2. Questo ci permetterà di girare il nostro lavoro, la nostra primissima riga e continuare dall'altra parte. Fatti i 3 punti, continuiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale stavolta di 34 punti, perché il primo già l'abbiamo lavorato prima con l'aumento. 3, 4, 5, 33 e poi ci rimane l'ultimo, il 34esimo. Nell'ultimo punto già ne abbiamo lavorato uno all'inizio, aggiungiamo altri 2 punti per un totale di 3 come abbiamo fatto sull'altra estremità. Entriamo, facciamo 1 e 2 e abbiamo completato così la base della nostra borsa. Continuiamo adesso col corpo della nostra borsa. Possiamo andare a lavorare un giro a punto basso in costa dietro, giusto per distaccarci un attimino dal fondo, dalla base, e creare così le fondamenta per la nostra borsa a crochet. Mi inserisco nella metà catenella del primo punto basso, questa qui. Non prendo tutto il punto, ma solo metà. Prendo il cordoncino e chiudo intanto a punto bassissimo. Faccio una catenella per iniziare il primo giro a punto basso in costa retro che mi permetterà di realizzare il corpo della mia borsa. Quindi faccio un punto basso nel primo, un punto basso nel secondo, un punto basso in costa nel terzo e così via per tutti i punti che ho al di sotto. Sto arrivando sulla seconda zona più curva, sui 3 punti, no? Quando iniziate a lavorare questi 3 punti, noterete che il vostro lavoro si imbarca, ma è del tutto normale, perché stiamo costruendo il corpo della nostra borsa, quindi andate avanti. L'importante è che lavorate tutti i punti sul dritto, quindi capovolgete in questo modo il lavoro, lo riportate sul dritto e continuate. Sempre in costa dietro. Guardate come stiamo creando le fondamenta della nostra borsa. Quindi continuiamo finché non terminiamo il giro, poi continuiamo col punto che ho scelto per questa borsa.
ultimo punto basso. Mi raccomando, non contiamo questo punto perché è quel punto che ci è stato utile per andare a chiudere il giro. Per andare a chiudere il giro dobbiamo andare direttamente nel primo punto basso, ovvero questo qui. Se fate fatica a riconoscere il primo punto perché siete principianti, è normalissimo, segnate il primo punto e poi continuate. Vado a chiudere direttamente nel primo punto basso. L'errore più frequente dei principianti è andare a lavorare pure questo punto aggiungendone un ulteriore, anche se ci potrebbe essere utile aggiungere un ulteriore punto, perché vi ricordo che per lavorare il punto che ho scelto ci occorre un numero multiplo di 6. Quindi vado a contare i punti e vediamo un attimino, perché casomai lo aggiungiamo. Ho un totale di 72 punti multiplo di 6. Se fate un semplicissimo calcolo, 72 diviso 6 esce fuori 12. 12 sono i motivi che avremo lungo tutto il nostro corpo borsa. Quindi a questo punto direi che un punto in più non mi occorre, visto che per lavorare il punto che ho scelto occorre un numero multiplo di 6. Vado a chiudere con un punto bassissimo, faccio una catenella e continuo il mio lavoro. Il punto di lavorazione scelto si sviluppa su 4 giri, ma intanto andiamo a vedere il primo giro. Durante il primo giro, nei primi 3 punti andiamo a lavorare un punto basso. 1, 2 e 3. Ho sempre un occhio di riguardo per i principianti, andate a segnare il primo punto, è molto importante utilizzare i marcapunti. Se non li avete a disposizione e dovete acquistarli o deve arrivarvi ancora il materiale, utilizzate una forcina per capelli. Fatti i 3 punti bassi consecutivi, andiamo a lavorare 3 catenelle. Saltiamo 3 punti bassi al di sotto, 1, 2, 3. A partire dal quarto ripetiamo la sequenza precedente, un punto basso nei primi 3 punti. Lavorati i punti singoli, ripetiamo le catenelle, 3 catenelle, saltiamo ovviamente 3 punti bassi al di sotto e a partire dal quarto iniziamo con la sequenza. 1, 2 e 3. 3 catenelle, saltiamo 3 punti, a partire dal quarto punto basso lavoriamo un punto singolo nei prossimi 3 punti. E intanto per questo primissimo giro non faremo altro che andare a creare questi archetti. Sto per terminare il primo giro col punto prescelto. Se hai calcolato il multiplo di 6 correttamente, proprio come ho fatto io con tutte le istruzioni che ti ho dato, al termine del giro ti ritroverai a questo punto con gli ultimi 3 punti che chiaramente verranno sostituiti dalle 3 catenelle e da qui direttamente vai a chiudere il giro nel primo punto, quello che avevo segnato col marcapunti. Prendi il cordoncino e chiudi a punto bassissimo. In questo modo hai eseguito correttamente il punto di lavorazione. Per il giro numero 2 dobbiamo andare a lavorare un punto basso nel secondo punto dei 3. Visto che ci ritroviamo al primo punto, come fare per spostarci nel secondo punto? Semplicissimo, tolgo la catenella, mi sposto con un altro punto bassissimo nel secondo punto e parto proprio da qui. Una catenella, un punto basso nel secondo punto dei 3, segno con il marker, vado direttamente nel primo archetto di 3 catenelle e vado a lavorare un ventaglio di 7 punti alti. Prendo il cordoncino, entro,
lavoro il primo punto alto, quindi chiudo le prime 2 asole, riprendo il cordoncino e chiudo le altre 2. Ripeteremo questa operazione per altre 6 volte, per un totale di 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminato il primo ventaglio di 7 punti alti, procediamo con il punto basso nel secondo punto dei 3. Quindi salto un punto, vado nel secondo e lavoro un punto basso. Secondo archetto, un altro ventaglio di 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi ritrovo i 3 punti singoli, salto un punto, vado nel secondo e lavoro un punto basso. Guardate che bellissima texture. Verrà una bella borsa, ve lo dico in anticipo. Allora, continuiamo. Archetto numero 3. Prendo il cordoncino e inizio a lavorare il primo punto di 7, andando a creare così il terzo ventaglio. Salto un punto, vado nel secondo e lavoro un punto basso. Archetto numero 4, quarto ventaglio. Uno, due, tre, vado nel secondo punto e lavoro un punto basso e per tutto il giro continuerò in questo modo, andando a lavorare tutti questi bellissimi ventaglietti finché non ci ritroviamo nell'ultimo archetto, ma ci vediamo direttamente su questa zona, così vediamo come terminare il giro e come iniziare il successivo, nonché il terzo. Intanto guarda che spettacolo, bellissima, verrà straordinaria. Comunque ho quasi terminato il giro, ma lo completiamo insieme. Vado a lavorare 1, 2, il secondo e poi insieme facciamo l'ultimo ventaglietto, nonché il 12°. Se state seguendo il tutorial passo passo, stesso numero di punti e quant'altro, vedrete che anche voi avete 12 ventagli, sempre per il calcolo che vi avevo fatto prima, 72 diviso 6 che è il multiplo. Chiudiamo il secondo e iniziamo il giro numero 3. Qui c'è il marcapunti, lo togliamo un attimino e andiamo a chiuderci nel primo punto basso del giro con un punto bassissimo. Da qui iniziamo il giro numero 3. Facciamo intanto una catenella e un punto alto che solitamente si lavora con le 3 catenelle oppure col punto basso più la catenella, oppure meglio ancora con i 2 punti bassi l'uno lavorato sull'altro. Io faccio sempre così per avere un lavoro molto pulito, non avere spazietti antiestetici vuoti. Lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto basso nel terzo punto dei 7, un secondo punto basso nel quarto dei 7 al di sotto e un punto basso nel quinto punto di 7 del ventaglio al di sotto. Lavoriamo nuovamente 1, 2, 3 catenelle proprio come prima e a partire dal terzo punto dei 7 lavoriamo un punto basso singolo nel primo, un punto basso singolo nel secondo e un punto basso singolo nel terzo. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Continuiamo, facciamo le 3 catenelle, 1,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. E per tutto il giro continuiamo in questo modo. Sono al termine del giro numero 3, quindi faccio gli ultimi 3 punti. Durante questo giro, eccezionalmente, dovremmo fare le 3 catenelle, no? Per completare il lavoro. In questo caso assolutamente no, stiamo lavorando in tondo, dobbiamo mantenere lo stesso numero di punti, di ventagli che abbiamo al di sotto. Durante il terzo giro, mi raccomando, anche nei giri successivi, quando andate a ripetere il terzo giro, dopo aver fatto 1, 2, 3, non fate le 3 catenelle assolutamente, ma andate direttamente a chiudere il giro con un punto bassissimo. Giro numero 4, catenella, vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi anche per questo giro e poi direttamente da qui ho il primo archetto, vado a lavorare il mio primo ventaglio. 1, 2, 3, 7, un punto basso nel secondo dei 3 e procedo in questo modo per tutti gli archetti che ho successivi. Prendo il marcapunto sempre per venire in aiuto ai principianti, lo vado a fissare nel primo punto alto. Andiamo a lavorare il secondo ventaglio. Punto basso sul secondo. Archetto numero 3 e anche per questo quarto giro continueremo in questo modo ripetendo sempre la stessa sequenza di punti. Molto molto facile, ma il punto è davvero favoloso. Guardate come i ventaglietti sono sfalsati durante questo quarto giro rispetto al primo, ma è normalissimo, deve essere così. Se per la tua bag non vuoi un effetto traforato come questo, perché magari ti scoccia andare a foderare il progetto in un secondo momento, puoi lavorare benissimo i 7 punti alti al centro qui del primo punto basso al di sotto. Lo stesso farai nel giro numero 2. I 7 punti li andrai a lavorare nel secondo punto dei 3. Lavorando in questo modo però andrai a perdere l'effetto di questo punto di lavorazione bellissimo. Comunque anche per questo quarto giro continuiamo in questo modo, ci vediamo alla fine così vi mostro come proseguire. Bene, sono al termine del quarto giro, ho fatto l'ultimo ventaglio qui, vado a lavorare l'ultimo punto basso nel secondo chiaramente e poi faccio un punto bassissimo nel primo punto alto.
e ho completato così il mio primo blocco costituito da 4 giri. Per andare avanti col corpo della nostra borsa finché non raggiungiamo l'altezza che desideriamo, dobbiamo ripetere questi 4 giri per un tot di volte. Dobbiamo andare a ripetere per il giro numero 5 tutto il lavoro che abbiamo fatto durante il giro numero 1. Inizieremo il giro non dal punto alto che abbiamo al di sotto, ma dal terzo punto alto dei 7 del primo ventaglio. Per cui per spostarci al centro del primo ventaglio che ci troviamo al di sotto basterà fare altri 3 punti bassissimi e ripartire proprio dal terzo. Quindi catenella, un punto basso al di sotto, un punto basso nel secondo ed infine un terzo ed ultimo punto basso nel quinto punto alto dei 7. E come notate i 3 punti bassi del quinto giro corrispondono esattamente ai 3 che abbiamo durante il primo, quindi mi raccomando deve essere tutto simmetrico. Fatti i 3 punti bassi faccio le 3 catenelle e riparto. Un punto basso a partire dal terzo, 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle, salto 2 punti, vado nel terzo, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Come notate non fa una piega, 3 catenelle e a partire dal terzo faccio un punto basso. Ecco qui, e continueremo in questo modo per tutto il giro finché non lo terminiamo. Andiamo a completare il giro con le ultime 3 catenelle e un punto bassissimo nel primo punto basso. Proprio come abbiamo fatto durante il giro numero 1. Guardate, archetto qui, archetto qui. Se avete qualche dubbio andate a riguardarvi il giro numero 1 e 2 e se tutto coincide, se tutto è simmetrico, siete a posto, potete continuare, state effettuando un buon lavoro. Quindi catenella. Per il giro numero 6 andiamo a ripetere tutto il lavoro del giro numero 2, ventagli di 7 punti alti e punto basso nel secondo dei 3. Se dobbiamo lavorare il primo punto basso nel secondo dei 3 e ad inizio giro mi ritrovo nel primo dei 3, proprio come abbiamo fatto all'inizio, vi ricordate, ci spostiamo nel secondo dei 3. Quindi tolgo la catenella, è semplicissimo, è più facile a farsi che a dirsi. Ci spostiamo così, 1, 2 punti consecutivi, catenella, punto basso nel secondo dei 3. Rimettiamo il marcapunti che ci guida in questo percorso e iniziamo a fare i nostri ventagli. 7 punti alti nel primo arco, un punto basso nel secondo dei 3 e ripetiamo per tutto il giro. Ultimo ventaglio, quindi settimo punto alto e ho concluso così questo sesto giro. Andiamo a chiuderci con un punto bassissimo nel primo punto e per il giro numero 7 andiamo a ripetere tutto quello che abbiamo fatto durante il giro numero 3. Punto alto, 3 catenelle, 3 punti singoli consecutivi e così via. Giro con archetti, ma iniziamo col punto alto. Quindi facciamo una catenella, andiamo a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, 3 catenelle, saltiamo 1, saltiamo 2 punti e a partire dal terzo andiamo a lavorare il primo punto basso di 3. Andiamo a segnare il punto col marker e di nuovo 3 catenelle, un punto basso, un secondo ed un terzo, 3 catenelle e così via anche per questo settimo giro. Sono sull'ultimo ventaglio e qui mi raccomando campanellino d'allarme quando ripetiamo il giro numero 3. Da qui andiamo a chiuderci direttamente nel primo punto alto, altrimenti, ripeto, realizziamo un aumento e quindi un arco in più, di conseguenza un ventaglio in più nel giro successivo. Invece dobbiamo mantenere sempre lo stesso numero di punti, quindi entro nel primo punto alto e chiudo con un punto bassissimo. E da qui
si riparte catenella, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, per il giro numero 8 ripeto tutto quello che ho fatto durante il giro numero 4. Vado a fare il primo ventaglio di 7 punti, un punto basso nel secondo dei 3, archetto successivo, ventaglio di 7 e così via. Per continuare il corpo della nostra borsa e arrivare all'altezza desiderata, basterà ripetere tutto quello che vi ho mostrato durante il giro numero 5, 6, 7 ed 8. Bene, amiche ed amici, alla fine ho fatto 3 blocchi ripetendo i 4 giri mostrati in precedenza, per un totale di 12 giri a punto archetti, ma in realtà ho aggiunto un ulteriore giro, quindi 13 giri totali, terminando con l'ultimo giro di punti bassi e catenelle che va comunque a riprendere il giro numero 1. E in ogni caso, in generale, dobbiamo terminare con quest'ultimo giro perché fra poco andremo a rifinire il progetto, visto che io ho raggiunto l'altezza desiderata per la mia borsa. Sono a 16 cm, volendo potreste arrivare anche a 20 cm. Terza catenella. Piuttosto che andare a chiudere con punto bassissimo, continuo a lavorare in tondo, per cui vado a fare un punto basso nel primo punto. Non chiudo il giro per non avere la maglia antiestetica di fine inizio giro, che con il punto archetti non è assolutamente evidente, infatti voi non lo notate come non lo noto anch'io, ma nel caso dei giri a punto basso si noterà. Intanto, fatto il primo punto basso, faccio un altro punto basso nei prossimi 2 per un totale di 3, più 3 punti bassi all'interno dell'arco, 1, 2 e 3. Quando incontro i punti bassi lavoro un punto basso in ciascuno, quando incontro l'arco di 3 catenelle lavoro 3 punti bassi consecutivi. In sostanza andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto, tutto qui. Sono al termine del giro, 70, 71, 72esimo punto basso. Questo numero vi ricorderà sicuramente qualcosa, state pensando proprio bene, perché 72 sono i punti con cui sono partita all'inizio. Terminato il primo giro di rifinitura a punto basso, continuiamo per il giro numero 2. Vado a lavorare un punto basso nel primo punto e rimetto il marker. E intanto continuo a lavorare un punto basso in ciascun punto. Attenzione a questo secondo giro perché inizieremo ad applicare qualche accessorio. Trentaseiesimo punto basso, mi trovo nella prima estremità. Proprio qui potremmo subito applicare un moschettone di questi tondi, però questo che ho io è molto grande e sproporzionato rispetto alle dimensioni della mia bag. Questi moschettoni per esempio sarebbero perfetti, peccato però che la variante di colore stona tantissimo con quella che sto utilizzando per la mia borsa. Se fossero stati oro sarebbero stati davvero perfetti. Quindi in alternativa, se anche voi come me vi ritrovate in questa situazione, potete direttamente prendere la vostra tracolla. In questo caso sto utilizzando una tracolla, una catena a maglia piccola da 70 cm. Se vuoi indossare la tua borsa un po' più lunga, allora ti consiglio 1 metro, 1,10 m di catena, ma anche di lavorazione all'uncinetto. Potresti realizzare una bellissima tracolla all'uncinetto direttamente con le tue mani, però ti occorrono sempre dei moschettoni, ma anche qui nessuno ti obbliga ad utilizzarli, perché volendo, non appena termini il corpo della tua borsa, ti puoi semplicemente agganciare e iniziare la tua lavorazione all'uncinetto della tracolla, oppure la inizi senza accessori e poi vai a cucire le 2 estremità rispettivamente da una parte e dall'altra parte sul corpo della tua borsa. Ti sto dando diverse alternative. Comunque ritorniamo a noi. Dicevo, puoi realizzare questa tracolla che è spettacolare, ovviamente utilizzando lo stesso filato della tua borsa, o quest'altra, questa molto molto bella. In ogni caso ti chiederai come faccio a realizzarle. Non ti preoccupare, niente paura, trovi entrambi i tutorial
tutorial qui sul canale, ho creato una playlist dedicata alle tracolle e all'uncinetto. Ti lascio la playlist nella i qui in alto, troverai altri modelli, scegli quella che più ti piace o quella che più si addice al tuo progetto. Io ti sto dando un po' di inspo, poi ovviamente in base ai tuoi gusti vedi un po' tu. Ritornando al discorso di prima, visto che non mi ritrovo degli agganci, cosa faccio? Metto la mia catena all'interno della bag, prendo un anello e proseguo il mio giro di rifinitura incorporando anche l'anello della tracolla. L'uncinetto 3,5 è troppo grande per fare questa operazione, quindi passo all'uncinetto numero 3, entro ed entro nell'anello e faccio il primo punto basso. Entro nel secondo e di nuovo nell'anello. E faccio un secondo punto basso, quindi terzo punto. Continuiamo con il nostro lavoro, andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Sono passata all'uncinetto 3,5 chiaramente. Sto per terminare il giro e sono sulla seconda estremità. Credo che andrò a bloccare gli ultimi 3 punti. Vado a mettere la mia catena tutta sul dritto, mi raccomando. Dobbiamo farlo adesso perché la catena non la potremo più staccare se non con delle pinze, no? Entro nel primo punto e nell'anello della catena e inizio a fare il primo, il secondo, ed il terzo punto basso. Ok, avete visto? Facile, facile. Passo all'uncinetto 3,5 e procedo per un terzo giro a punto basso. Faccio il primo punto e rimetto il marker. Vado a lavorarmi i miei 72 punti. Questo sarà il risultato, tra l'altro nemmeno si nota all'esterno, molto bello. Risultato da una parte e dall'altra parte. Direi che davvero non fa una piega. Non so se fare un quarto giro a punto basso, ma sì, dai. Allora facciamo una cosa: terminato questo terzo giro a punto basso ne farò un altro per un totale di 4, poi ci rivediamo. Ultimo punto basso. Terminati 4 giri a punto basso, procediamo a punto bassissimo in costa. Andremo a lavorare solo sulla costa dietro. Prendiamo il cordoncino e chiudiamo. Questo è il primo punto, segniamolo sempre. Punto successivo in costa, chiudiamo. Punto successivo, chiudiamo. Mano molto morbida, altrimenti andiamo a stringere il bordo superiore. Mano morbida, un punto bassissimo, un punto bassissimo. Si viene a creare questa sorta di bordura molto carina. Credo che continuerò così per un paio di giri, sempre in costa. Qui abbiamo un po' di margine per andare ad applicare eventualmente la nostra targhetta. Ecco perché ho fatto 4 giri e non 3. Consideriamo anche che dobbiamo andare a cucire il bottone magnetico, quindi ci occorre un po' di margine in più. Dobbiamo avere spazio, no? Per fissare eventuali accessori. Penultimo punto bassissimo in costa. Per me vanno più che bene 2 giri a punto bassissimo, quindi mi fermo qui. L'ultimo punto non lo lavoro, ma stacco il cordoncino, mi aiuto con un ago, mi inserisco nel primo punto segnato col marker.
ho chiuso in maniera invisibile e non c'è alcun scalino antiestetico. Possiamo anche nascondere il cordoncino in eccesso tra i punti. Una volta bloccato il cordoncino, tagliamo l'eccesso ed è cosa buona e anche giusta andare a sigillare il cordoncino in questo modo. Ci aiutiamo con l'accendino, con una fiamma e voilà. Bag quasi completata. Mancano altre due cose fondamentali. Una chiusura. Io utilizzo questa magnetica direttamente da cucire da una parte e dall'altra. In ogni caso, in generale, vi consiglio sempre di utilizzare queste perché sono davvero comodissime. Oppure se avete 10 minuti in più da spendere, ve la cavate anche a cucire, potreste anche applicare una zip come in questo caso. A vostro gusto, io anche in questo caso vi do più soluzioni possibili, così voi potete personalizzare il progetto in base ai vostri gusti e in base alle vostre esigenze. Un altro passaggio molto fondamentale è quello di andare a foderare la nostra borsa. In generale le borse si foderano tutte. In questo caso a maggior ragione va foderata perché la bag si presenta leggermente traforata, non troppo, però è traforata. Quindi sia per una questione funzionale che anche per una questione estetica andrebbe foderata. Considerate che giocando con uno scampolo a contrasto, guardate come la trama risalta e è ancora più evidente. Questo passaggio è davvero semplicissimo anche per un principiante e io adesso in pochi minuti ti mostro come faccio io e come dovresti fare tu. A prova davvero di principiante, ricordati che io non sono una sarta, mi limito soltanto a foderare per benino, con precisione e pulizia, le mie borse a crochet. Ti basterà uno scampolo che vai a piegare in due e per evitare di sprecare lo scampolo ti consiglio di fare in questo modo. Piuttosto che piegare in due lo scampolo, lo pieghi in due su questa zona, sulla zona inferiore, perché comunque ci occorre poco materiale. Prendi la tua bag, la disponi proprio sopra lo scampolo così e mi aiuto con un righello, vado a tracciare due linee rispettivamente sul lato e sull'altro lato. Taglio l'eccesso sul lato e sulla parte superiore, ripiego anche il bordo superiore all'altezza del primissimo giro appunto basso di rifinitura, perché vi ricordo che lì ho applicato la mia tracolla. Fisso momentaneamente con gli spilli e prima di effettuare le due cuciture mi assicuro che le varie misure prese siano corrette, quindi inserisco la fodera all'interno della borsa, faccio una piccola prova, insomma vedo che tutto va bene, adesso sì, posso andare a cucire sia un lato che l'altro lato. Io ho utilizzato la macchina per cucire, ma è un'operazione che puoi fare anche a mano, non è impossibile, bisogna avere un po' di pazienza. Mancano davvero gli ultimissimi passaggi, la fodera è pronta, quindi non mi rimane che andarla a cucire sul bordo superiore della mia borsa all'uncinetto, sempre all'altezza del primo giro di rifinitura, sotto gli anelli della tracolla per intenderci. Quindi posiziono la mia fodera all'interno, fisso con degli spilli, questo step mi faciliterà il passaggio successivo della cucitura a mano. Quindi ago per cucire filo trasparente in nylon e piano piano con pazienza cucio tutto a mano. Una volta fatta questa operazione possiamo cucire l'ultimo accessorio, nel mio caso il bottone magnetico. Anche qui utilizzo lo stesso filo per cucire trasparente, così le cuciture sono invisibili. Qualche altro punto di cucitura, poi sigillo per bene e disperdo il filo in eccesso tra i punti. Taglio e ripeto la stessa operazione per andare a cucire la seconda metà del mio bottone magnetico. E voilà, borsa all'uncinetto appunto archetti terminata. Questo qui è il risultato, che dire, per me è spettacolare, mi piace tantissimo. Può sembrare piccola, ma vi assicuro che è molto comoda, pratica da utilizzare, perché no, anche tutti i giorni. Allora, vista così, con la tracolla all'interno una volta chiusa, è una clutch bag all'uncinetto a tutti gli effetti. È davvero perfetta, non c'è alcuna sbavatura, mi piace troppo. L'ideale per me, ha delle linee chic, eleganti, secondo me starà molto bene, si sposerà molto bene ad un altro progetto che ho in corso d'opera e che presto vedrete. Provate ad indovinare di cosa si tratta. Secondo voi perché ho realizzato questa borsa? Vi aspetto come sempre giù nei commenti. Comunque vi do anche le misure. La bag misura 25 cm e ha un'altezza pari a 19 cm. Abbiamo un po' di profondità perché comunque
all'inizio abbiamo realizzato un fondo ovale che non guasta e questo è il risultato finale. Tra l'altro le linee sono molto pulite, mi piace il fatto di aver agganciato, fissato la tracolla all'interno della bag, all'esterno non si vede nulla assolutamente, possiamo decidere di indossarla a mano o sulla spalla con la tracolla, ve l'ho detto all'inizio. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine di questo video tutorial, spero che la bag Ginevra ti sia piaciuta, come sempre ti aspetto giù nei commenti, mi raccomando se provi a replicarla taggami nei tuoi contenuti social così riuscirò a vedere sia questo progetto che altri progetti eseguiti grazie ai miei video tutorial. Grazie per l'attenzione, alla prossima, un bacino a tutti!